Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi voglio parlarvi di un piccolo ed interessante strumento per conoscere e settare con precisione la nostra frizione nell'attrezzatura che stiamo utilizzando. Lo strumento in questione è il drag checker, eccolo qua. Questo piccolo strumento ci consentirà appunto di conoscere e modificare di volta in volta con precisione la nostra frizione. È uno strumento che da noi direi abbastanza sconosciuto, mentre invece in Giappone viene utilizzato già da tanti anni. Infatti mi ricordo che uno dei primi video dove lo vidi in azione fu un video dell'amico Motobayashi in cui stavano eseguendo dei test un po' casalinghi, mettiamola così, in un parcheggio. Veniva utilizzato questo strumento per settare la frizione su un vecchio modello di una Zenak, la 96HH. Venivano simulate le fughe di un pesce tramite l'utilizzo di un'automobile e si andava a vedere la curva della canna come reagiva appunto con diversi chilogrammi di frizione che venivano settati di volta in volta proprio con l'ausilio di questo piccolo aggeggio. Ne esistono diversi modelli, dal modello per pesche molto light da 1 kg fino ad arrivare a questo di 15 kg, poi vedete ci sono anche misure intermedie da 3-5 kg fino ad arrivare, come vi ho detto, a 15, questo qui che è il modello per pesche pesanti come nel nostro caso lo short jigging. E ora vi faccio vedere come funziona, è molto semplice. Si presenta così, sta nel palmo di una mano. Abbiamo questi notolini, questi pirulini qui dove va fatto passare il filo. Dopodiché il filo andrà tirato e vedete queste lancette qui, la lancetta nera andrà mano a mano che la tensione aumenta ad indicarci in tempo reale la frizione che abbiamo, e al primo scatto di frizione, quindi quando la nostra frizione rilascerà il filo, la lancetta bianca andrà semplicemente a fermarsi sulla voce di frizione che abbiamo impostato. Quindi vedete, è molto semplice. Dopo vi farò vedere la prova per essere ancora più chiaro. Ora, che cos'è il max drag e perché è così importante conoscere il drag nell'attrezzatura che stiamo utilizzando? Andiamo con ordine. Il max drag, a seconda che sia il mulinello o la canna, è una voce che assume un significato leggermente diverso. Nei mulinelli il max drag è quella voce che la casa ci indica per farci sapere qual è il massimo grado di resistenza che il nostro mulinello, quindi la nostra frizione, la bobina, è in grado di opporre ad una fuga di un pesce. Facciamo un esempio pratico. Questo vuol dire che se il nostro mulinello ci dà il limite, il max drag, appunto il massimo carico di frizione, quello che può essere 8 kg, vuol dire che una volta che andremo a chiudere completamente, quindi arriveremo alla fine corsa, il nostro tappo frizione, 8 kg sarà appunto il limite massimo di resistenza che il nostro mulinello potrà offrire alla fuga di un pesce. Facciamola ancora più semplice, un esempio ancora più terra a terra. Questo vorrà dire che se avessimo magari la sfortuna di inganciare un tono da una quintalata, da un quintale, con un mulinello che ha un max drag magari di 6 kg, 8 kg, questo continuerà ad andare libero e felice anche quando arriveremo a fine corsa della nostra frizione. Noi continueremo a chiudere e il nostro tono se ne andrà libero e felice come se non avesse nulla dall'altra parte della lenza. Questo perché appunto il mulinello avrà raggiunto il suo massimo potenziale di frenaggio, che ovviamente non sarà sufficiente per fermare un pesce del genere. Unstoppable! Nella canna, come ho detto prima, il max drag assume un significato leggermente diverso e possiamo vederlo come una voce in cui le case costruttrici ci fanno sapere quali sono i dati in cui è meglio restare in sicurezza per evitare brutte sorprese. Quindi se una canna ad esempio avesse un max drag di 6 kg, vuole dire che la casa costruttrice ci fa sapere che quello è il suo limite per operare in sicurezza. Vale a dire, è meglio non salire troppo o decisamente non salire oltre questa voce
evitare quindi di chiudere la frizione oltre a questa voce, in modo che la canna possa operare in sicurezza per evitare rotture o altre brutte sorprese. Come fanno le case a stabilire questo max drag e qual è il limite appunto di questa canna? Beh, ci sono vari test durante le fasi di sviluppo e prototipo della canna. Uno tra questi è un test che probabilmente molti di voi già avranno visto su YouTube. Vengono messe le canne su un cavalletto posto ad una certa angolazione. Va anche detto qua, faccio una piccola parentesi, che non tutte le ditte utilizzano gli stessi standard per appunto accertare il max drag. La Zenac ad esempio utilizza un cavalletto posto a 45 gradi per effettuare questi test. Va da sé che una differente angolatura, quindi un differente test eseguito ad un angolo differente potrà dare risultati diversi, quindi questo tenetelo anche presente. La Zenac appunto utilizza un cavalletto posto a 45 gradi, la canna viene posta in questo cavalletto, vengono fatti passare viene fatto passare il trecciato tra gli anelli e dopodiché viene collegato ad una sorta di meccanismo che va mano a mano a tirare sempre più forte il filo. Questo meccanismo è collegato ad una bilancia digitale, quindi sullo schermo vengono registrati i dati finché la canna non va al cedimento. Poi da questi dati verranno poi appunto estrapolati quelli che sono le voci del max drag della canna. Perché è così importante allora conoscere il nostro drag nello short jigging? Beh, lo short jigging è una tecnica che si rivolge soprattutto a predatori che possono essere anche di una certa taglia, predatori che stanno il più delle volte a contatto col fondo, a contatto con le rocce, come possono essere ad esempio le scene, i denti, c'è anche la ricciola, tutti i pesci che hanno la brutta abitudine, una volta allamati, di andare subito, correre immediatamente vicino alla roccia, vicino alla tana per cercare di rompere il nostro trecciato. Quindi va da sé che avere una frizione presettata, preimpostata prima dello strike, che eviti di lasciare troppo filo, di cedere troppo filo al pesce, è una cosa che ovviamente è molto molto importante e ci avvantaggia tanto. Stare a giocacchiare con la frizione una volta che abbiamo ricevuto lo strike, perché magari è troppo lento, troppo stretta, è una cosa che generalmente è meglio non fare. Bisogna già essere preparati una volta che riceviamo uno strike, avere già la frizione presettata, e quindi si capisce, da questo si evince che uno strumento appunto come il drag checker ci fa molto molto comodo. Il secondo motivo molto importante, anche questo se non forse più importante, è conoscere il drag che stiamo utilizzando anche in relazione alla tipologia di assist che utilizziamo. Questo sarà poi l'argomento di uno dei prossimi video. È un argomento appunto che ritengo necessiti un video specifico, anche per non mettere troppe cose nel calderone, quindi per ora vi anticipo solo questo, ma sappiate che è importante anche conoscere appunto il drag che utilizziamo in base ai vari modelli di assist, questo per evitare rotture o deformazioni dell'assist se viene usato appunto un drag troppo elevato rispetto al modello che è, perché magari potrebbe essere un modello molto light che non tollera un drag molto elevato, e a quel punto noi andremo a romperlo e incominceremo a cristonare. Allora, adesso andiamo a vedere come funziona il nostro drag checker. Innanzitutto vi chiedo scusa per questa immagine agghiacciante dei miei piedi in infradito e calzini tipo Zio Marrabbio di Kiss Me Licia, ma insomma in casa è quello che passa. Quindi concentriamoci su cose più importanti, ovvero capire come effettuare la misurazione del nostro drag con il drag checker. Abbiamo bisogno del nostro drag checker, vedete, eccolo qui, è uno strumento piccolino, sta nel palmo di una mano. Ne esistono differenti modelli a seconda dei chili, dei chilogrammi, quindi modelli che partono da pochi chili fino ad arrivare ad un massimo di 15. In questo caso io sto utilizzando quello da 15, destinato a pesche un po' più gravose, come nel nostro caso lo shore. Usiamo anche un guanto, eventualmente qualcosa per proteggerci le mani quando andiamo a tirare forte, per evitare di tagliarci col trecciato. E poi ovviamente abbiamo bisogno della nostra canna e mulinello.
Allora, prima di ogni misurazione assicuriamoci sempre di andare a mettere il nostro strumento sullo 0, la lancetta bianca deve essere sullo 0, sarà quella poi che ci indicherà il nostro drag. Poi facciamo passare il trecciato tra questi pirulini qui e andiamo a tirare. La lancetta bianca si fermerà sul risultato, si fermerà sul drag che abbiamo settato sul nostro mulinello. In questo caso è leggermente poco più di 3 kg. Per farvi giusto un esempio, diamo un bel giro di frizione per vedere di quanto sarà cambiato il nostro drag, di quanto sarà aumentato. Stesso procedimento. Inseriamo il trecciato nel drag checker e andiamo a tirare. Siamo arrivati a 4,5 kg, come potete vedere. Questo quindi è il funzionamento del nostro drag checker. Avete visto, molto semplice, molto intuitivo, si può utilizzare da soli, si può utilizzare in scogliera, si può utilizzare in casa. Quindi non ha bisogno di un compagno o un amico che vi aiuti, come nel caso voleste utilizzare magari una bilancia elettronica. Questo è uno strumento che appunto vi facilita molto la vita, e direi che per ora è tutto, insomma.